Sunset on M è stato proprio l'inizio di Dardust. Intanto Dardust nasce comunque proprio, era un omaggio a uno dei personaggi che durante l'infanzia mi ha ispirato di più, che è David Bowie. Quindi Sunset on M è anche un omaggio a Life on Mars, Sunset on Mars, quindi abbreviato Sunset on M. E è anche un omaggio a un film che mi ha colpito molto, è il film con cui ho conosciuto Bowie, che è L'uomo che cade sulla Terra. In questo caso, in Sunset on M, c'è il bambino che cade sulla Terra. Quel bambino, questo astronauta bambino, sarei io, che scopre per la prima volta la musica. In quel periodo ero molto affascinato da Interstellar e quindi ho immaginato, appunto, unendo L'uomo che cade sulla Terra e Interstellar, ho immaginato questa storia di questo bambino astronauta che si sveglia su questo pianeta e inizia a ricercare nei dettagli gli indizi del suo passato. Invisibile ai tuoi occhi, il video è assolutamente l'antefatto di Sunset on M, quindi è proprio il racconto in primo piano del viaggio dell'astronauta che nella sua età adulta, sui 40 anni, fa questo viaggio spaziale, quindi diventa anziano, poi torna bambino fino ad atterrare sul pianeta M. C'è la parte B del brano che è legata proprio a questo viaggio temporale. E la parte più romantica del brano è collegato all'immaginario proprio del viaggio e infatti è abbinato al video ai momenti più romantici dei dettagli sul suo volto praticamente, perché è tutto un primo piano. Mi sono spostato verso l'Abruzzo, ho trovato questa location pazzesca che è Rocca Calascio, dove hanno girato Lady Hawk, Il nome della rosa, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo castello abbandonato, questa rocca distrutta, e da lì ho immaginato le gesta di questo cavaliere con questo suo lupo. Sul finale questo cavaliere scopre i resti dell'astronave, quindi da lì proprio il concetto del viaggio spazio-temporale torna. In Lost and Found ci sono due personaggi, ci sono due parti di me che sono anche le due parti di Dardust, quella più neoclassica, un po' abbottonata, e quella un po' più libera e selvaggia, che è quella dell'elettronica. Il finale è appunto il concetto del perso e ritrovato. Questi due personaggi si ritrovano in un'unica stessa persona, quindi è quello. Questo fantasma che vaga, che viene inseguito, è appunto l'altra parte di sé che poi va a combinarsi in un'unica persona. Take the Crown è stata la mia prima featuring con Bloody Beetroots. Ho deciso di catturare l'energia di questo brano su quello che è il versante live. Il live in Dardust è proprio la metà del progetto, cioè penso che per capire bene Dardust bisogna andare dal vivo e vivere questa che io chiamo un'experience sul lato live. Quindi in Take the Crown c'è un po' il mood dei nostri live, c'è il trucco che si accende con le luci wood, c'è il vestito diviso in due parti che rappresentano le due parti del live, la prima parte neoclassica e la seconda più elettronica. E ho cercato e l'abbiamo girato ad Ascoli Piceno, al Ventidio Basso, che è il teatro dell'opera di Ascoli Piceno. Il 28 febbraio del 2016 è stato proprio l'inizio, la presentazione dell'album Birth, e Ascoli ci ha regalato un meraviglioso sold out al teatro e è stato uno dei live più belli della mia vita.